What's up ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi è il 24 gennaio 2026. Ieri, 23 gennaio, è stata una data sicuramente importante per la musica metal perché è uscito l'ultimo lavoro di Dave Mustaine e dei suoi Megadeth. Un lavoro che va a chiudere i 40 anni di professione e che è ancora un po' presto per giudicarlo. Necessita sicuramente di qualche ascolto in più per poter dare un giudizio un po' più completo. Mi vorrei però soffermare su che cosa? Sulla tanto citata Ride the Lightning che in questi ultimi mesi viene appunto citata spesso e volentieri perché? Perché si sapeva che sarebbe stata inclusa appunto in questo ultimo disco, in quanto Dave Mustaine aveva partecipato alla scrittura della canzone, per cui se la sentiva e se la sente anche propria. Di conseguenza ha deciso di inserirla in questo ultimo lavoro. Ora, a questo punto, siccome Ride the Lightning la conosco a memoria, l'ho ascoltata la versione di questo disco, l'ho ascoltata un po' di volte e mi sono fatto un giudizio, mi sono fatto un mio pensiero. E questo pensiero non può esimersi dal fatto che si torna indietro di tanti anni, si torna indietro ad un capolavoro assoluto che è questo disco. Ride the Lightning dei Metallica fu un disco di quelli assolutamente da portarsi nell'isola deserta, un disco fondamentale per la musica metal, un disco fondamentale per la musica thrash. Si sta parlando di 40 anni fa, quindi la voce di James Hetfield era fresca, la batteria di Lars Ulrich suonava alla grande, senza dimenticare il grandissimo, il compianto Cliff Burton che in questa canzone proprio inserite che lui proprio bam dà delle botte sul basso e poi entrano le chitarre di James Hetfield e di Kirk Hammett. Allora, come suona questa canzone riproposta dai Megadeth? Suona con un'accordatura leggermente abbassata, suona sicuramente in maniera migliore come produzione. Ovviamente sono passati 40 anni e quindi gli studi, le produzioni, i microfoni, gli strumenti sono ovviamente diversi. Per cui la produzione è sicuramente migliore rispetto a questo disco di 40 anni fa. Però c'è un però, nel senso che sembra personalmente, ognuno dà il suo parere e dà il suo giudizio, mi sembra tanto proprio di sentire una cover e in questa sfida ciò che non suona proprio bene è proprio, ahimè, la voce di Dave Mustaine che a 70 anni ovviamente non può essere paragonata alla voce di un James Hetfield giovane e quindi fa fatica a tenere le note della canzone. Così come, secondo me, il confronto perde nella batteria, sia come suoni che come proprio modo di suonare. Cioè la batteria di Lars Ulrich suona veramente bene e lui ci dà dentro di bestia, è molto coinvolgente. Per cui se devo dare un giudizio mio, io preferisco ancora quella di 40 anni fa, forse perché ci sono legato, forse perché l'ho sentita migliaia di volte, forse perché, però questo è il mio giudizio. E come dire, spero che questa canzone porti alla fine di questa sfida mentale che Dave Mustaine ha nella sua testa, perché secondo me lui e i suoi Megadeth non hanno nulla di invidiare ai Metallica. E i Metallica sicuramente i primi 3 album dei Metallica, Kill 'Em All, Ride the Lightning, Master of Puppets, sono inarrivabili, sono proprio là, sono là. E sono là anche grazie a Cliff Burton, sicuramente grazie a tutti, anche alla partecipazione all'inizio di Dave Mustaine, però secondo me l'anima, il valore aggiunto era proprio Cliff Burton. I dischi post 1988 usciti dei Megadeth, secondo me, invece surclassano alla grande quelli dei Metallica. Non c'è proprio paragone, ma ne cito uno su tutti,
questo, Rust in Peace, uscito nel 1990, è ovviamente 1000 volte meglio di quello che non cito nemmeno. Per cui, come dire, per me Dave Mustaine non ha necessità di sfidare il suo fantasma passato. Addirittura, non so se sia vero, ma si vocifera che vorrebbe fare un tour finale Metallica Megadeth insieme. Sono due band fondamentali per la musica metal, due band storiche, due band che secondo me non hanno nulla da invidiare l'una con l'altra. Per cui, voglio dire, grande Dave, il disco questo suona come suonano i dischi dei Megadeth, lo devo ascoltare ancora bene, sicuramente non sarà un capolavoro paragonabile a questo, ma sicuramente rispetto all'ultimo dei Metallica è decisamente meglio. Mio modesto parere sempre. Detto ciò, vi saluto, vi chiedo di mettere un like, commentare e iscrivervi al canale per chi non l'avesse ancora fatto e vi invito a vedere il prossimo video. Stop a tutti!